Buongiorno ragazzi, sono le 8 del mattino. Sì, sto andando al meccanico. Fa un freddo e l'iPhone fa veramente schifo quando non c'è luce. Stiamo andando dal meccanico, ho acceso il motore, lo devo far scaldare un pochino perché muoversi adesso, insomma, non è sempre, insomma, è sempre meglio non farlo. Non so se riesco a riprendere, è un meccanico, è un amico, una gran bella persona, però se gli stai di fianco quando lavora si arrabbia. Vediamo, a dopo. Ed eccoci qua, Besciun, questa è l'officina che farà l'operazione importantissima. Eccolo lì, che entra in sala operatoria in tutto il suo splendore. Comunque ragazzi, è un nostro follower, quindi so che vedrà questo video. Oh, lavora bene, mi raccomando. Abbiamo qualcuno sotto il camper, non so se riesco a riprendere, non voglio rompergli le balle. Se mi asse e direi già giù. Mi stanno iniziando a smontare. Questo è un lavoro che me lo sta facendo perché è un amico alla fine, nel senso che lui non ha il ponte per i camion, quindi lo sta facendo a terra come si faceva una volta, solo che lui non ha la fossa come una volta c'era e quindi insomma sta tribolando il doppio, però meglio così perché è veramente bravo come meccanico, quindi meglio che lo faccia lui. Cercaste la leva lì, il palo. Allora, già che siamo giù facciamo i lavori ben fatti. Mi ha tirato giù la leva del cambio perché dobbiamo cambiare questi gommini. Quei gommini lì sono quelli che praticamente creavano il gioco nella leva e quindi sì, riuscivi a inserire le marce, però a volte non erano proprio precise. Quindi già che li tira giù gli ho detto cambiali. E cambia tutto quello che devi cambiare, guarnizioni comprese. Necesito la 13 otra vez para quitar el bombín. ¿Dónde lleva la batería puesta? Aquí, sobre la tua cabeza. ¿En la puerta aquí? Sì. Ti stai gravando, non ti preoccupare. No me grave. Che sale chulo. Poi c'è un buco. Non so se riesco a vedere. 19, pero no entra bien ahí en el sitio. 448, sì, no. Ha già levato. Perché tengo suerte? Porque se te ha salido un muelle del disco, un trozo se ha partido. Sí. Y se han metido en el volante, pero no ha hecho daño en ningún lado. Mete el teléfono para adentro si quieres ver. ¿Dónde? Mira. Ah, sí. Qué suerte ha tenido que no ha pasado absolutamente nada. A veces puede tener suerte, ¿no? Pero ven a verlo porque eso no lo ve todos los días. Que lleva 3 boquetes y se ha metido en uno y no le ha pasado absolutamente nada. Un trozo de muelle del disco se ha partido. Sí. Y se ha metido en el volante motor. Será verdad. Y se ha metido en un boquete y no le ha hecho ni un daño. ¡Hostia! Hostia puta, no, dillo. Bueno, suerte. Questo era un pezzo che si è staccato e si è magicamente incastrato senza fare danni, ok? Però la frizione era praticamente una carta velina, praticamente quel pezzo lì è questa molla qua che si è rotta, vedete? È un pezzo di questa, si è bloccata qua e qui è praticamente tutto consumato e guarda sotto come è stato consumato. Beh, insomma, le cose devono essere sempre complicate. Provato, pensavamo che andasse bene la frizione che hanno preso e no, è troppo piccola, quindi ci sono 3 modelli, vediamo se riusciamo a prendere l'altro, solo che tarderà qualche giorno ad arrivare. Pensavo di finire oggi e sarebbe stata la cosa migliore, ma aspettiamo. Questo è l'originale del dicembre del 1979. Nuovo giorno ragazzi, siamo qui davanti all'officina e niente, il camper non c'è dentro. Non so dov'è, però dovrebbe essere pronto. Abbiamo le chiavi. Ragazzi, mi ha chiamato oggi e lui, quello lì che vedete lì, lui è l'uomo che ci ha salvato. mi ha chiamato oggi e mi ha detto te l'ho fatta, in 448. Eccoci, eccolo là parcheggiato già in strada. Diamo un'occhiatina all'olio già che ci siamo, per essere sicuri, sicurissimi che il livello sia giusto.
Sta impeccabile, Dio. Va bene, no? Sta perfetto. È tornata alla casetta. Ora vediamo come stacca la frizione, se ci imballiamo subito. Adesso urlo perché non ho i microfoni, spero che si senta bene. Allora, sto provando, motore perfetto, scalda bene, non slitta più, ma ha fatto anche i giochi della leva del cambio, rifacendomi le boccole, praticamente non si muove più, prima si muoveva così e sembra completamente un camper nuovo. Sono contento, abbiamo controllato l'olio e io avevo paura che ci fosse una perdita, non c'è, quindi sono molto contento. Sto facendo un giretto veloce per provarlo. Mi sarebbe piaciuto questo weekend già provarlo, però ci sono un po' di impegni personali che non ci permette di iniziare a fare un primo viaggettino, però qualche fine settimana al prossimo almeno ce lo facciamo. Sei contenta? Contentissima! Intanto noi stiamo aspettando ancora i 3 vetri e i pistoni del letto basculante e penso la prossima settimana si riesca ad avere qualche risposta. Nel frattempo il pullman era abbastanza grosso, meglio che guarda davanti. Sono arrivati. Che cosa? Adesso ve lo faccio vedere. Questi, sì ragazzi, cambiamo i vetri, erano tutti crepati, sono arrivati dall'Italia e li ho trovati alla Camper Bros, costano un po' meno, sono contento perché sono arrivati prima del previsto. Adesso le montiamo, le monto. Che Marina è fibbricitante, è lì dietro che sta tenendo la telecamera perché mi deve aiutare. Con grande sforzo. Eccole qua, sono tutte e 3 arrivate, sembrano esatte e adesso procederò nel smontare all'interno i pistoncini e poi vedo come si fa perché non l'ho mai fatto, quindi proviamo. Andiamo a far vedere com'erano le finestre vecchie. Questa Non ci arrivo. faccio io, è totalmente crepata, qua c'è un buco e qua entrava l'acqua. Ha una singola chiusura che come vedete con gli anni praticamente ha spinto, si è crepata e qua entra aria. Vecchia da cambiare, eccetera. Poi qui dietro, che è già stata sostituita, è quella che abbiamo preso, suppongo sia della stessa marca, non so se ha preso un colpo o cosa, però è completamente crepata da sopra e sopra e c'è addirittura un buco. Per fortuna c'è il doppio vetro, però comunque entra l'acqua. Per sostituire questa che ha già 5 punti devo smontare tutto il portapacchi, che insomma sono anni che queste viti sono lì, quindi Io so già cosa succede. Secondo me nel momento in cui lo smonti si romperà qualcosa e ci toccherà cambiare portapacchi. non lo so, perché questo portapacchi non mi piace, perché non mi permette di aprire la finestra quanto vorrei. Siccome ne ho 2 di fianco, le 2 laterali sempre della diretta dietro, che sono fisse, o cambio quelle 2 e le faccio scorrevoli, o questa deve aprirsi bene per far circolare aria. Quindi se questo eventualmente si dovesse rompere, non lo metterò più qua. Ultimo, quello che era il più sano si è rotto qua, penso una pietra, qualcosa del genere. L'assicurazione mi ha detto che si può cambiare e di mandargli delle foto che adesso farò e gli invierò. Almeno 1 su 3 riesco a farmelo recuperare. Belle le tende, però danno un fastidio. L'idea è quella di togliere i pistoncini. Sono 2 viti. Mazza che viti lunghi ci ho messo. È il primo pistoncino è tolto. Ma non è prima il caso di guardare, spacchettare la finestra nuova per vedere se è uguale? No. Ok. Sono confidente. Ok. Hai titubato però, No, perché le ho già più o meno viste, dovrebbero essere uguali. Se non sono uguali è lo stesso. Tanto in un modo o un altro deve andare sopra. Mazza, sei duro questo. Che problema c'è? Smontarlo. Ogni volta che scende il terremoto. Come vedete c'ho la fascia circa un mesetto fa. Col trapano mi ha stortato il polso e giusto ieri il traumatologo mi ha detto c'è un polso che fa veramente schifo. Quindi mi ha detto di usarlo il meno possibile. Non è facile, però diciamo che lo fascio e prego. Prego che i lavori siano finiti. Esatto. Allora siamo riusciti. Ci saranno delle altre viti sopra? E che ne so io. Ah, proprio sfilarsi in quel senso. Un hot dog per favore. Wow, che multiball gigante. Andiamo a vedere. Vediamo se ce la facciamo. Dunque, il problema ora è che ci siamo già resi conto che non sono uguali queste finestre. Praticamente, vedete qui restano staccate.
perché le finestre come quelle lì non le fanno più, le fanno con questo vetro rientrante e quindi non sta più adeso alla parete. Che io non ho voglia di cambiare sta canalina, perché loro ci hanno dato insieme anche quelle canaline, metterle lì per rimanere più adesi, però cioè vuol dire cambiare tutta la canalina. parte della canalina. Che cazzo. Non ci facciamo mancare mai nulla noi. Come avete visto non va bene. Non va bene perché? Perché la vecchia guida, come vedete, è un po' più fuori, mentre a me mi serve attaccato. Perché? Le vecchie finestre dietro erano piatte ed erano staccate di questo spessore dalla carrozzeria. Quindi, avendo questa parte piatta, la guarnizione usciva di tanto così e era adesa. Le nuove rientrano. Vedete, c'è questo scalino. E piatte non le fanno, e infatti ti danno in dotazione una nuova barra che dovresti sostituire questa, ma io non ce l'ho per sostituirla tutta. Allora la mia idea cos'è? Segare questa barra qua, che dovrebbe essere giusto questo spessore qua, abitarla o incollarla, adesso vedrò, probabilmente la incollerò, e utilizzo questa barra che è più adesa, perché mettendola qua così, più alta, perché verrà tagliata qua, più alta, mi rimane contro, mi va a compensare questa distanza. E questo, che era già stato cambiato probabilmente anni fa, ha già una sua guida nuova sotto, infatti. Vedete che ne ha due? Quindi probabilmente con questo riusciremo ad averlo già adeso. Intanto qui il sabato c'è un sacco di gente, non capisco cosa succede. Si apre per la prima volta. Dopo secoli. Eh sì, senza portapacchi abbiamo una nuova prospettiva. Possiamo guardare dalla finestra dietro. Si chiama aria fresca. Vediamo se almeno questo, con la guida già cambiata, può darci un risultato finale. Guardate la differenza di abbigliamento. Allora, io che esco da un'influenza di 4 giorni con 38 di febbre e Mauri in maglietta a maniche corte. Che dobbiamo fare? Sudare? Suda tu anche per me, grazie. Dai, mi dai una mano. Ok, questa qua qualche modifica, ma va bene. Qua è tutto allagato, sta piovendo da 3 giorni. Io spero di riuscire a far uscire un video, però dobbiamo fare alcuni lavori e poi finalmente partire, e siamo un'altra volta bloccati. Sembra che qualcuno ce l'abbia con noi. Ora, chiunque sia, me lo dica, perché sono un po' stufo. Adesso spero che non facciano danni. Comunque il camper non è qui sotto, però altre cose che sinceramente possono creare problemi. Detto questo, vado a vedere di editare il video che uscirà stasera. Ciao! Anzi no, è già uscito quando vedete questo. Non siamo in un camping. Siamo venuti a cambiare il resortes de gas, che sono i pistoni del basculante, che qua si chiamano così. Speriamo, ecco. Incrociamo le dita, Mari. Dovete sapere che i pistoni che abbiamo comprato sono un pochino più forti di quelli originali, per tenere su tutta la struttura del letto, compreso il legno che abbiamo aggiunto. Circa 700 newton in più. E questo meccanico è l'unico che fa manutenzione di camper nella zona. Un'oretta di strada e siamo arrivati qui. Vediamo che ci dice. Allora, oggi cambiamo appunto i resorte de gas, come ho detto prima. I pistoni del letto, parliamo in italiano. Pistoni del letto. Adesso che l'hai imparato in spagnolo lo devi dire sempre. Gliel'ho fatti vedere, mi ha detto che insomma dovrebbero andare bene. Cavoli suoi con i monte, perché in teoria 2000 newton sono 200 kg, quindi. Però lui fa solo camper, eh? Abbiamo visto il suo capannone, c'ha dentro 5 camper. Ma poi l'ho visto parlare in maniera molto confusa. Sì. Vi aggiorno anche quello, sto cambiando le finestre. Quella dietro l'ho fatta io, perché diciamo era già stata modificata la guida. guida. C'era già la guida giusta, ecco, diciamo così. Il problema è che invece le altre due avrei dovuto, o meglio, dovrei tagliare le vecchie guide, mettere quelle nuove, perché rimangono troppo staccate. Adesso tecnicamente non ve lo sto, magari ve lo faccio vedere però dopo. Una è stata fatta e poi è incominciato a diluviare, come avete visto dai video scorsi. E sono 3 giorni che non faccio nulla. Quindi siccome lui fa anche questo, ora mi sa che gli lasciamo da fare il tutto e andiamo a prenderci un caffè. Sì, io gliel'ho chiesto e lui mi ha detto sì, non c'è problema, te lo faccio.
prezzo come hai detto, ma anche buono. Il costo della manodopera, quello è quello che dicevamo già l'altra volta nel video dei costi. 40 euro all'ora di manodopera. Sì. Quello è. Sì, ho fatto così. Comunque, adesso passeggiatina di 5 minuti e andiamo a prenderci un bel caffettino che fa frecce e spero non piova, se no ci prendiamo anche il lavoro. Ciao! Ragazzi, per voi sono passati 10 secondi, per noi sono passate 3 ore. Adesso stiamo tornando al freddo e al gelo, come dice il bambino. Oggi Ma ci fa freddo, c'è l'aria fredda. nevica. Sì, sul montaggio dedicato. Comunque stiamo tornando al taller, detto anche garage, meccanico insomma, quello lì, e vedere un attimino se Ce la fa. ce la fa. Ah, guarda lì che forte. Il postino ha aperto praticamente tutto, con una chiave sola, ha aperto tutto il portaposta. C'è un portaposta comune per tutte le fabbriche che ci sono qua. Comodo per lui, che non deve andare in Per giro. lui sicuramente è comodo. Bene, cosa vediamo qui? La distruzione. Sta facendo, almeno una ha già messo il profilo, quello che appunto devo tagliare, ma vi farò vedere dopo. Sta Sta andando avanti. L'altra vediamo. No, è ancora iniziato. Aveva detto 2 ore l'una. Figuriamoci se Mauri non si metteva a lavorare. Non puoi star fermo. E non puoi lavorare, però so che non puoi neanche stare fermo. Intanto la finestra l'ha sfilata. Cioè, è fatto per l'assicurazione. Esatto. Non voglio vedere. Sta tagliando. Sai con la pelle d'oca, no? Le finestre sono fatte. Adesso mancano i pistoni del basculante che hanno anche il dubbio se vadano bene o no. Ho paura a chiedere. Non si sa. Questa è una cosa che non conosco, non ho mai visto fare e non so neanche come farlo, quindi non lo so, o abbiamo sbagliato i pistoni e a quel punto lì ci sarà una versione compressa e una no, non lo so. Provo a montarlo, vediamo. E te pareva che non si finiva a mangiare? Era per togliere la tensione. C'era anche il secondo, dolce. Si sgarra. Ragazzi, c'ho la faccia molto stanca. Abbiamo montato i vetri, quello sì, ci siamo riusciti, anche se devo tornare per fare una modifica per uno spessore, niente di che. Abbiamo provato i pistoni, quelli del letto, il problema è che erano corti rispetto alle misure che io avevo, quindi li deve ordinare di nuovo lui e insomma alla fine non siamo riusciti a montarli. Questo weekend andremo a fare un giro, proveremo il resto e niente, inizieremo a viaggiare un pochetto. Ecco, così sì che la finestra va bene, Perfette queste finestre. Tutto ok, ragazzi. Cosa fai? Ah, parli da sola. Ragazzi, questa è una soluzione temporanea perché appunto la modifica che vi ho detto che sarà da fare, però non me ne frega niente, metto questo e noi partiamo lo stesso. Ciao! Mauri sta sempre a mangiare. Ora ho una soluzione. Aia! Ho lasciato un labbro lì. Non si parla con la bocca piena. Mi sembra un ottimo utilizzo dello scotch americano, oltre a tenerci sulle finestre. Che bella che sei! Ciao!